5 giorni, è questo il tempo impiegato per partire da Londra e raggiungere la vetta dell'Everest, il punto più alto del pianeta. 5 giorni, quando normalmente ci vogliono mesi, quelli necessari a raggiungere il campo base attraverso un lungo trekking e salire e scendere dalla montagna per poter abituare il corpo alla carenza di ossigeno ad alte quote, per poi tentare la vetta. Com'è possibile tutto questo? Vi chiederete in molti. Gas inalato preventivamente in una clinica tedesca che permette al corpo di non soffrire del salto in alta quota, salto che può provocare ipossia, edema cerebrale, morte. Un gas secondo la commissione medica dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche che somministrato in una situazione non controllata potrebbe danneggiare il funzionamento del cervello o causare la morte. 5 giorni quindi, quelli necessari a partire da Heathrow per giungere in vetta e sventolare la bandiera del Regno Unito, lì dove quasi 72 anni prima Tenzing Norgay ed Edmund Hillary posarono i piedi nella storia per la prima volta, con tempi decisamente più lunghi. Evoluzioni quindi, la nuova frontiera dell'alpinismo himalayano, quello basato su velocità elevate, elevatissime, sfatando, sembrerebbe, tutto ciò che per oltre un secolo, partendo dal 1895 con il primo storico audace tentativo di Albert Frederick Mammery di raggiungere la vetta del Nanga Parbat, la nona montagna del mondo, ha comportato salire su di un 8000. Tempi brevi che riducono i pericoli, afferma Lukas Furtenbach, l'organizzatore della spedizione e depositario dell'esclusiva sul protocollo messo in pratica. I 4 veterani militari britannici che hanno assunto la sostanza considerata dopante hanno raggiunto il campo base in elicottero, 3 giorni per salire, 1 per scendere. Maggiore sicurezza, certo, enorme risparmio di tempo, di fatica, niente rotazioni tra i campi più alti, una squadra di Sherpa che ti spiana la strada, foto di vetta e puoi gridare al mondo «Ho scalato l'Everest». Ma in questo modo si può dire di aver scalato l'Everest veramente? Il dibattito è aperto, complesso. Da una parte c'è chi sostiene che sia eticamente e moralmente scorretto, dall'altra si ritiene che qualsiasi aiuto che faciliti l'accesso alle vette più alte sia, dietro un cospicuo pagamento, un vantaggio, una scorciatoia. Tempi moderni quindi, che superano quelli passati, un ponte su cui quotidianamente transitiamo nelle nostre società sempre più tecnologiche, avvalendoci di qualsiasi rimedio pur di ottenere, senza dover sudare. L'alpinismo è stato considerato da sempre la conquista dell'inutile, ma oggi ci domandiamo, è stato giusto allora, alla luce dei fatti di oggi, considerarlo tale? I primi grandi pionieri di oltre un secolo fa, provando a conquistare l'inutile, dimostrarono però al mondo che l'essere umano poteva spingersi oltre, realizzare ciò che veniva considerato impossibile, sfidando persino la scienza. Pionieri che hanno elevato al rango superiore la volontà umana, la tenacia, la voglia di esplorare e di esplorarsi. Walter Bonatti diceva che l'alpinismo non era un fine, ma un mezzo per conoscere meglio la creatura più evoluta sul pianeta, per scavare dentro di essa, sino ad uno strato interiore che fino ad allora era rimasto coperto, taciuto. Come non pensare allora a Mammery mentre guarda la parete Rupal, ai primi storici tentativi degli inglesi, sempre loro, sul versante nord dell'Everest, avventurieri, esploratori, incoscienti come Somervell, Horton, Mallory, Irvine, uomini che sfidarono l'ignoto assoluto. Come non pensare a Herman Bull, lì solo sul Nanga Parbat nel 1953, 19 ore dall'ultimo campo alto fino al ritorno, dormendo in piedi a 8000 metri nel freddo glaciale del versante Rakiot. Sempre Mammery, scalando il dente del gigante sulle Alpi, non riuscendo a proseguire oltre, lasciò un biglietto oltre un secolo fa. Su quel biglietto fu scritto «Inaccessible by fair means», inaccessibile con mezzi leali, con mezzi leali. Un'affermazione che portata ai giorni nostri, con tutti i cambiamenti del caso, fa ancora discutere e divide, la frase più divisiva della storia dell'alpinismo. Ed ecco che la recente commercializzazione dell'Everest, quella dei giorni nostri, oltre un secolo dopo quella frase, con centinaia di persone ammassate in fila, turisti paganti che provano a raggiungere il punto più alto della terra, accompagnati da guide che pensano a tutto, persino a sfilarti i ramponi dagli scarponi, sembra già un quadro sbiadito, una foto dannata.
Qual è allora il vero scopo di raggiungere l'Everest in 5 giorni, assumendo sostanze dopanti che aumentano i globuli rossi, favorendo quindi e riducendo enormemente il processo di adeguamento necessario del fisico umano alla carenza di ossigeno? Raggiungere l'Everest, certo, farlo attraverso la via migliore, più semplice, più rapida. Ma questo, tutto questo, può essere ancora chiamato alpinismo? Il dibattito è aperto e ognuno può trarre le proprie considerazioni e poter pensare a riguardo liberamente. Con soli 5 giorni, oggi si può dire, sono stato sul tetto del mondo. Ma in un attimo di umiltà umana, che negli anni sta avvenendo sempre meno, mettendo vicino 2 foto, una a caso, quella della spedizione inglese dei primi anni 20 e quella degli inglesi dello Xenon di oggi, quelle 2 foto dimostrano l'evoluzione dei tempi o l'involuzione degli stessi? Viviamo in una società dove per meri scopi commerciali ci hanno indotto a credere che la vita migliore sia solo quella dove si ingrassa a colpi di comfort e che l'apparenza viene prima della sostanza, dove il fine deve prevaricare sempre il mezzo, a qualunque costo. Le montagne e la loro esplorazione sono sempre stati in origine il fine e l'alpinismo, l'insieme delle tecniche e operazioni che ne derivano, il mezzo. Esplorare gli 8000 ha sempre comportato un insieme di operazioni lunghe e complesse, senza mai avere certezza del risultato. Ma salire in 5 giorni partendo dall'altro capo del mondo per arrivare sull'Everest resta ancora il fine? La montagna, l'esplorazione, il rapporto con essa è ancora il fine? O il Chomolungma, dea madre del mondo, si è trasformato ormai nel mezzo, quello necessario a dar sfogo e attuare il fine dell'egocentrismo, la grande droga del secolo, più potente di qualsiasi gas inalato in qualsiasi clinica? E quando a breve un elicottero che accoglierà l'ennesimo egocentrico pagante appena atterrato in Nepal e in meno di 24 ore condurrà lo stesso direttamente sulla vetta dell'Everest, quell'uomo avrà il coraggio di dire «Ho scalato l'Everest»? Chissà George Mallory e Andy Irvine, che riposano da oltre un secolo proprio lì, cosa ne pensano a riguardo.